Hey, benvenuti! Oggi per la prima volta affronteremo un tema che ha un'utilità sociale e quindi va a risolvere un problema. Questo problema affligge quasi tutti i creators almeno una volta nella loro carriera da creator. E non parlo dell'avere il pene troppo piccolo. Quindi se sei un creator o semplicemente sei una persona a cui interessa questo argomento, bene, questo è il video adatto a te. Alla fine di questo video sarai in grado di sorvolare il problema del copyright con le varie soluzioni che ti elencherò durante questo video. Scusate la pelata, ma purtroppo questo canale, come sapete, ha un budget molto basso e la regia mi ha levato pure i capelli. Ma non perdiamo tempo e iniziamo subito, ovvero stiamo parlando del copyright. Che cos'è il copyright? Il copyright è il diritto d'autore, ovvero chi crea un contenuto, un'opera, che sia una canzone, un film, detiene il copyright, ovvero nessun altro eccetto lui può utilizzare la sua opera. Il motivo è chiaro: per evitare che qualcun altro guadagni utilizzando il lavoro che ha fatto qualcun altro. La legge quindi con il copyright va a risolvere questo problema. Esistono vari tipi di copyright. Esistono i copyright sugli audio, quindi sulle canzoni, o se no sui video, ovvero i film, i cartoni animati. Bene, partiamo con la musica. È uno dei problemi più grossi che c'è su YouTube con il copyright, perché qualsiasi video che fai devi metterci sotto una musica che permetta di rendere il video un po' più piacevole all'ascolto di chi guarda, perché sennò un video senza musica diventa davvero noiosissimo. Di conseguenza, a meno che tu non sia un cantante e che quindi ti puoi autocreare le canzoni da mettere nei tuoi video, ovviamente questa cosa qui può essere un problema se il proprietario della canzone non è d'accordo. E YouTube come si comporta? Nell'ultimo periodo penso che le cose siano cambiate in meglio, ovvero adesso tu puoi prendere la canzone di chi vuoi, metterla sotto dico sotto perché ho in mente quando editi che hai la linea del video e sotto hai la traccia audio, ma normalmente possiamo dire nel video. YouTube quindi punisce il copyright nel lato delle canzoni andando a demonetizzare i video dei creators. Questo generalmente mi sembra un ottimo compromesso, perché da un lato se tu guadagni da YouTube è un bel problema perché chiaramente ti leva del guadagno, ma nella maggior parte dei casi, quindi come nel mio che non guadagno da YouTube attualmente, mi vedo il video demonetizzato e anche in futuro non potrò ricavarci nulla, ma il video è visibile. Inoltre questo è un'ottima cosa per chi ha fatto la canzone, perché si vede arrivare dei guadagni derivanti dal mio video senza che lui faccia nulla, perché ormai la canzone lui l'ha fatta. Ma c'è una soluzione, ovviamente. La soluzione è utilizzare dei siti tipo Epidemic Sound, dove con una piccola quota mensile tipo 10-15 euro tu puoi utilizzare illimitatamente tutte le canzoni presenti nel loro sito. Vi lascio per esempio il link in descrizione di Epidemic Sound, quindi se siete dei creators e non sapete dove prendere la musica potete utilizzare il link qua sotto per avere un mese gratuito. Ce ne sono molti di siti come Epidemic Sound che permettono tramite una piccola quota di utilizzare le canzoni. Questo permette di risolvere il problema del copyright dal lato delle canzoni. Ma ora veniamo al punto saliente del video, ovvero è possibile caricare su YouTube delle parti di film famosi tipo gli Avengers, tipo i cartoni animati? Ebbene, la risposta è sì. Io ci sono riuscito, come potete vedere presente il video vi fa capire anche la tipologia di film che ho preso, ovvero un film molto famoso della Disney. Come ho fatto? Ovviamente se voi provate, o magari avete anche già provato, nel momento in cui caricate un video nel quale è presente una parte coperta da copyright, come può essere il film di Endgame nel nostro caso, l'algoritmo di YouTube in un secondo vi bloccherà il video ed è veramente frustrante. Deve essere frustrante. Nel momento in cui avete lavorato magari per un'ora, 2 ore al vostro progetto e quando andate a caricare il video ve lo vedete bloccato. L'unica soluzione, che è quella che ho utilizzato io, è effettuare una contestazione. Qui entra in gioco un'eccezione al copyright che io non sapevo fino a circa 3 settimane fa, ovvero il fair use. YouTube ne parla di questo tra i video dedicati ai creator di YouTube, ma ne parla in un modo molto negativo, ovvero sembra una cosa davvero impossibile da raggiungere. Cioè qualsiasi contenuto che sia un minimo copiato sembra che voi non potete caricarlo su YouTube, ma non è così. Ebbene, il fair use, tra le eccezioni del copyright, cita video critici, parodie, news reporting, video scolastici, intende quindi tutti quei video che sono stati lavorati da voi
e quindi fatti vostri. Tipo, se siete andati a vedere il video che ho caricato io con la parte del film di Endgame, l'ho fatto mio, perché l'ho messo in un contesto diverso da quello del film. Cioè io non ho copiato il film e caricato il film Endgame, ma ho fatto una parodia di quella parte di film. In questo caso voi avete tutto il diritto di utilizzare quella parte di film o cartone animato o qualsiasi scena di un'opera che non è vostra. Qual è il procedimento però? Perché voi siete rimasti al punto in cui l'algoritmo di YouTube vi blocca il video in tutti gli stati. Arrivati a questo punto dovete effettuare una contestazione. Ricordatevi una delle spunte finali di mettere la spunta al fair use, che è la parte più importante. Una volta che avete avviato la contestazione possono succedere 3 cose. La prima, ovvero nel quale la controparte vi risponde con esito positivo e quindi dice ok, potete usare la parte incriminata di film, quindi il video sarà visibile se non ci fosse mai stato il reclamo di copyright. La seconda ipotesi è che la controparte rifiuta la vostra contestazione, di conseguenza il video rimarrà bloccato per sempre e in più voi vi beccherete uno strike al canale. Lo strike è quella cosa che se ne ricevete 3 vi chiudono il canale, quindi è anche una cosa da ponderare se inviare una contestazione o no. Dovete farlo solo se siete sicuri che non state violando il copyright. Chi lo decide se state violando o no il copyright? Ovviamente questa cosa è soggettiva, ma potete arrivarci con il buon senso, cioè se avete modificato una virgola nel film, nella parte di film che avete preso, è chiaro che rischiate grosso di ricevere uno strike, mentre se avete fatto grosse modifiche dell'opera è molto probabile che ve lo passi YouTube. La terza ipotesi è che entro 30 giorni la controparte non vi risponda alla contestazione. In questo modo dalle 48 ore in poi, dal momento che avete aperto la contestazione, il video sarà visibile e lo sarà per sempre. È come se fosse caduta in prescrizione la vostra contestazione e quindi chi tascia consente, diciamo, e il vostro video sarà disponibile su YouTube. Ora io spero di essere stato chiaro, se avete domande scrivetemele nei commenti e cercherò di aiutarvi. Guardate, mi raccomando, il video incriminato con il copyright che sono riuscito a pubblicare comunque, così potete a grandi linee, perché nel caso in cui fosse più corta la parte incriminata o molto più modificato il vostro video potete stare tranquilli, perché se hanno approvato il mio penso che approveranno anche il vostro. Ma nel caso in cui il vostro video sia, diciamo, molto più soggetto a copyright perché avete modificato molto meno, la parte è molto più lunga, allora dovete valutare un po' se vi conviene effettuare una contestazione o no in base al numero di strike che avete già al canale, quanto sia importante che il vostro video sia caricato su YouTube. Teniamo conto che comunque il copyright è come rubare.